Apriamo il nostro pop-up, clicchiamo su condividi e come vedete il sistema ci dà l'alert con l'avviso, clicchiamo su ok e come vedete il form viene inibito. Bene, qualora invece cliccassimo su Marul Costantini, come vedete la richiesta va a buon fine e va a ricercare il file char.php che non è stato ancora creato. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la ricerca all'interno del nostro cloud dei file o delle cartelle. Quindi abbiamo inserito un input per effettuare la ricerca dei dati all'interno del nostro cloud. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire la possibilità di poter condividere i file tra utenti che appartengono allo stesso gruppo di utenti. Quindi sostanzialmente aggiungeremo per quanto riguarda i nostri file il tasto per condividere il file selezionato. Verrà aperto un pop-up dove verranno caricati gli utenti che appartengono allo stesso gruppo di utenti e selezionando gli utenti verranno condivisi quei file nelle loro cartelle personali, quindi nel loro cloud, e poi gli verrà anche inoltrato un avviso sulla condivisione. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e andiamo a inserire il pulsante che ci permette di aprire il nostro pop-up. Quindi nel nostro file elenco file, dove vengono generati i pulsanti per quanto riguarda i file, ovviamente non per le cartelle, dopo quello che permette la scompattazione dei nostri archivi, quindi prima del tasto rinomina, quindi qua, aggiungeremo, se si tratta di un file, anche l'immagine icone char.png, come titolo gli diciamo condividi file e al click richiamiamo show pop-up condividi, quindi la funzione che ci permetta di generare il nostro pop-up e ovviamente dovremo andare a definire. Gli passiamo il nome del file selezionato, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete per quanto riguarda i nostri file viene aggiunto il pulsante per la condivisione. Bene, ora creiamo la funzione in cloud personale che ci mostri il pop-up. Allora innanzitutto andiamo a definire la variabile var pop-up condividi e poi, come abbiamo fatto per gli altri pop-up, definiremo la funzione show pop-up condividi che prende come sempre in ingresso il nome del file da condividere, definiamo le caratteristiche del pop-up e poi gli diciamo che se non è stato settato il pop-up lo definiamo con Windows Open e vado ad aprire il file, lo chiamiamo condividi.php, gli passiamo il nome del file da condividere, la cartella, bene, e poi gli diamo le caratteristiche al pop-up. Altrimenti se non è stato già creato andiamo a chiudere il pop-up e a ricrearlo. Perfetto, salviamo, quindi creiamo un nuovo file che lo chiamiamo ovviamente condividi.php, perfetto, e premendo F5 ora al click sulla nostra icona per condividere il file, come vedete viene aperto il pop-up che carica ovviamente il contenuto del file appena creato. Bene, ora dobbiamo andare a definire il form per condividere il nostro file con gli utenti selezionati. Quindi innanzitutto apriamo
magari il pop-up per rinominare il file o la cartella selezionata, quindi il file change name. Bene, ci ricopiamo il form e lo andiamo a modificare, ovviamente in base alle nostre esigenze. Allora, per quanto riguarda la sezione JavaScript, andiamo a cancellare la funzione, poi lo completeremo dopo con alcune verifiche prima dell'inoltro dei dati. Poi questa parte qua che va a chiudere il pop-up e riaggiornare il nostro elenco lo facciamo dopo. E strutturiamo il form. Allora, il form dovrà reindirizzare i dati al file, lo chiamiamo share.php, quello che si occuperà di spostare i nostri file, di condividere, e poi gli diamo l'identificativo al nostro form, condividi. Bene, poi apriamo un TRTD unico e inseriamo alcune indicazioni per l'utente e gli diciamo selezionare almeno un utente del tuo stesso gruppo con cui condividere il file selezionato. All'utente verrà, quindi mettiamo la A accentata, inoltrato un avviso in bacheca, add un'email al suo indirizzo di posta elettronica, dove verrà avvisato della condivisione del file. Bene, quindi queste saranno le indicazioni visualizzate nel nostro pop-up. Poi apriamo un TD con un HR e poi nel successivo TD quindi qua dentro all'interno del TD definiamo un div style, gli diciamo 8 200 pixel e poi gli diciamo come sempre overflow -y scroll, quindi gli diamo delle dimensioni stabilite e nel caso attiviamo lo scroll qualora gli utenti siano tanti, e poi all'interno del div definiamo nuovamente la tabella aperta e chiusa. Alla tabella gli diciamo anche style margin top 0, quindi andiamo a eliminare il margine che le abbiamo definito di default, e poi all'interno della tabella apriamo il PHP e andiamo a selezionare tutti gli utenti appartenenti al nostro stesso gruppo. Quindi supponiamo che abbiamo definito per esempio un gruppo di utenti studio, lo chiamiamo, tutti gli utenti che fanno parte di quel gruppo di utenti potranno condividersi tra di loro i file, per esempio magari riguardanti alcuni esercizi o alcune lezioni, e le ritroveranno nella propria cartella all'interno del cloud. Quindi innanzitutto attiviamo la sessione con session start, perché dovremo accedere alle variabili di sessione. Poi includiamo la nostra connessione, quindi usciamo dalla cartella sezioni
è dalla cartella privata ed entriamo nella cartella include connessione underscore db.php e poi facciamo una cell utenti che sarà uguale a select allora ci recuperiamo l'id dell'utente, virgola è l'username dell'utente, dalla tabella utenti privata e poi li aggiungiamo come clausole where fk gruppo è uguale a session gruppo, quindi il nostro gruppo, e poi li aggiungiamo anche come clausola and username è diverso da il nostro, in modo che ovviamente il nostro username non venga visualizzato. Quindi deve selezionare tutti gli utenti appartenenti al nostro gruppo, ovviamente che non sia l'utente loggato. Quindi qua ci andrà la nostra variabile, scusate, sì, la nostra sessione username. Bene, eseguiamo la query, quindi res u sarà uguale a MySQL query di connessione virgola dollarino $cell u e poi gli diciamo while row utenti sarà uguale a MySQL fetch array di res utenti, quindi per ogni utente trovato. Allora, innanzitutto andiamo a definire la variabile col colore, come facciamo per il nostro elenco file. Poi, per ogni utente, apriamo un tr, scusate, chiudiamo il PHP e lo riapriamo e ce lo stampiamo tramite l'HTML puro, quindi apriamo un tr e un td with 1% e qua ci inseriamo una input type checkbox, come name gli diamo ut come array, in modo che per ogni utente selezionato venga incrementato il nostro array. Perfetto. E poi come value ci stampiamo row utenti al campo id utente. Perfetto, e chiudiamo il nostro input e il nostro td. Bene, e come secondo rigo, scusate, come cella, aggiungiamo un td with 98%, ci stampiamo l'username. Perfetto. Quindi questo sarà il nostro elenco. Poi aggiungiamo un nuovo tr con l'hr e per finire un tr con un td singolo, gli diciamo align center, quindi allineamento centrale. Inseriamo il nostro pulsante che lo chiamiamo condividi file. Bene,
Al click per il momento non andiamo a effettuare verifiche sui nostri checkbox, poi lo impostiamo dopo. E come campi hidden, quindi come campi nascosti, dobbiamo inserire la cartella selezionata e il file che stiamo condividendo. Qua con il secondo campo hidden, quindi non sarà old name ma sarà file name, quindi il nome del file condiviso. Perfetto, dovremo esserci, quindi salviamo, premiamo F5, condividiamo il file add png e come vedete è stato generato correttamente il nostro form, quindi abbiamo l'intestazione con le indicazioni da dare all'utente, il div dove verranno caricati i nostri utenti e al centro il pulsante condividi. Possiamo notare come il nostro elenco sia vuoto perché ovviamente stiamo andando a selezionare tutti gli utenti diversi da Odd la production che appartengono al gruppo super user. Se ci spostiamo in utenti permessi, elenco già da elenco gruppi, lo vediamo, sul gruppo super user c'è soltanto un utente che ovviamente è Odd la production, quindi il nostro elenco sarà vuoto. Ora andiamo a spostare l'utente Marul, quindi Marul Costantini, lo spostiamo da amministratore al gruppo super user. Bene, ci rispostiamo in account personale, cloud personale, clicchiamo su condividi e come vedete ora nel nostro elenco è presente l'utente Marul Costantini. Bene, ora prima di proseguire andiamo a dare il colore alla riga perché non l'abbiamo associato e poi creare il file, anzi creare la funzione che al clic sul nostro pulsante verifichi che almeno un utente sia stato selezionato, altrimenti ci restituisca un alert, così questo pop-up è completo. Quindi abbiamo detto che al nostro tr, come facciamo nel nostro elenco file, quindi alle righe sui nostri utenti le associamo il colore, quindi salviamo, premiamo F5, apriamo il nostro pop-up, come vedete ora è presente il colore. Bene, definiamo la funzione, quindi sul nostro pulsante al non click richiameremo la funzione verifica check e nell'intestazione definiamo la funzione verifica check e come abbiamo fatto in cloud personale inseriamo la funzione per verificare i nostri check, quindi che almeno uno sia selezionato. Recuperiamo tutti i nostri input, definiamo la variabile account e la decrementiamo di 1, facciamo partire il ciclo for each, scusate for, e se l'input ha la tipologia type uguale a checkbox ed è stato checkato, quindi ne trova almeno uno, gli diciamo break, quindi di non considerare più il ciclo for, altrimenti se i è uguale a count, ok, quindi siamo arrivati all'ultima occorrenza del nostro array, allora gli diciamo alert selezionare almeno un file, selezionare almeno un utente con cui condividere il file, e poi dobbiamo anche dirgli di inibire ovviamente il nostro form, quindi gli diremo anche prima dell'alert document.get element by id, qua ovviamente ci va l'id del nostro form, quindi form condividi punto action uguale a stringa vuota, quindi andiamo a sostituirgli l'action al nostro form in modo da inibire l'inoltro, quindi salviamo F5, apriamo il nostro pop-up, clicchiamo su condividi
e come vedete il sistema ci dà l'alert con l'avviso, clicchiamo su ok e come vedete il form viene inibito. Bene, qualora invece cliccassimo su Mario Costantini, come vedete la richiesta va a buon fine e va a ricercare il file char.php che non è stato ancora creato. Bene, quindi il pop-up diciamo che è abbastanza completo, anche se in realtà no, non ha senso. Volevo mettere che nel caso il gruppo sia super user possano vedere tutti gli utenti. No, non lo impostiamo in quel senso, quindi lasciamo il nostro form così. Bene, poi per finire andiamo a completare come si deve comportare il nostro pop-up una volta eseguita la richiesta, quindi lo spostamento del file. E direi che per oggi ci siamo. Vorrei evitare di fare il video troppo lungo, quindi ci vediamo alla prossima videoguida dove completeremo la condivisione dei file con l'utente selezionato e avviseremo l'utente della condivisione.